tutti! Nel tutorial di oggi un'idea di riciclo creativo. Facciamo questi berrettini per decorare dei vasetti. Ovviamente all'interno dei vasetti possiamo mettere tutto quello che ci piace di più. Nel tutorial vi mostro due versioni, una più da elfo e una più da Babbo Natale. Lo schema è lo stesso, per quanto riguarda le misure non vi preoccupate, io vi do il filato che ho usato, l'uncinetto, ma nel tutorial vi spiego come proseguire con lo schema o come farlo più piccolo per arrivare alla grandezza che serve a voi. Per fare i berrettini io ho usato il filato duetto, che mi avete visto usare tante volte. È un filato che mi piace moltissimo per le decorazioni natalizie, è un 50% lana e un 50% acrilico e sono consigliati ferri uncinetti da 4 mm e io ho usato un uncinetto da 3,5 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno in cui potete trovare il filato duetto in un'infinità di colori diversi. Ma ovviamente questo tipo di decorazioni lo potete fare con qualunque filato vi piaccia di più, anche per esempio in cotone. Fatemi sapere cosa pensate di questa idea regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video e se volete aiutarmi e non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, è gratuito e però a me aiuta a crescere e a voi anche aiuta perché se vi piace quello che faccio e oltre a premere il bottoncino rosso premete sulla campanella, YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video e quindi non vi perdete niente. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico. E teniamo una codina di filo all'inizio un po' lunga. Nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Il filo del cerchio magico lo portiamo verso di noi, lo tiriamo e chiudiamo il cerchio e lo lasciamo all'esterno, in questo modo. Lavoriamo tutto il berretto a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker e lavoreremo tutto il berretto in costa dietro. Vuol dire che anziché prendere tutto il punto, normalmente prendiamo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Dal giro 2 al giro 5 lavoriamo i 6 punti che abbiamo senza lavorare nessun aumento. Nel prossimo giro voglio cominciare a lavorare con il rosso. Quando dobbiamo cambiare colore, l'ultimo punto del giro lo iniziamo con il colore che stiamo usando e lo completiamo con il colore successivo. In questo modo tutto il punto precedente sarà verde, per esempio, e tutto il punto successivo sarà rosso. Quando cambiamo colore per la prima volta, nascondiamo la codina di filo rosso in modo da saldarla, mentre il colore precedente lo lasciamo libero in modo da poterlo utilizzare quando cambieremo colore la prossima volta. Lavoriamo sempre in costa dietro e nascondiamo anche il filo tra i punti. Nel giro 6 lavoriamo un aumento, 2 punti nel primo punto e 2 punti. 1, 2 e ripetiamo un'altra volta, un aumento, 2 punti. E nel giro successivo lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 8 punti bassi. Nel giro 8 lavoriamo un aumento,
2 punti nel primo punto e 3 punti, 1, 2, 3 e ripetiamo un'altra volta un aumento 3 punti. E nel giro 9 lavoriamo i 10 punti che abbiamo punto su punto. La lavorazione del berretto prosegue sostanzialmente nello stesso modo. Si alterna un giro con aumenti e un giro senza aumenti. Di lato vi lascio lo schema scritto, voi potete fotografare lo schermo o riscriverlo. Come vedete, lo schema alterna nella prima parte un giro con 2 aumenti e un giro senza aumenti, poi abbiamo una parte in cui lavoriamo un giro con 3 aumenti e un giro senza aumenti e ripetiamo aumentando, e poi nell'ultima parte lavoriamo giri da 6 aumenti, un giro con 6 aumenti, un giro senza aumenti, un giro con 6 aumenti, un giro senza aumenti. Dove ci fermiamo con lo schema dipende dalla grandezza del coperchio del vasetto che vogliamo rivestire. Dobbiamo arrivare ad avere la circonferenza più o meno uguale a quella del coperchio che vogliamo rivestire. Nel mio caso, per esempio, arrivo alla circonferenza nel giro 24, quello in cui lavoro la ripetizione 4 punti, un aumento. Quando arrivate ad avere la circonferenza che vi serve per coprire il coperchio, anziché lavorare un solo giro senza aumenti, ne lavorate 3. Quindi dopo il giro con gli aumenti che vi porta alla circonferenza che vi serve, lavorate 3 giri senza aumenti. Nel mio caso, dal giro 25 al giro 27 lavoro 36 punti e poi lavorate un altro giro con 6 aumenti. Nel mio caso la ripetizione successiva è 5 punti un aumento e quindi lavoro 5 punti un aumento per tutto il giro. Supponiamo che voi abbiate lavorato fino alla ripetizione 7 punti un aumento, lavorate questo giro che vi porta ad avere la circonferenza che vi serve, poi lavorate 3 giri senza aumenti e poi lavorate un giro con 6 aumenti lavorando 8 punti un aumento, cioè la ripetizione successiva. E alla fine completiamo con altri 2 giri senza aumenti. Completati tutti i giri, lavoriamo 2 punti bassissimi. Ed ora lavoriamo il punto elastico del berretto. Il punto elastico del berretto di Babbo Natale e del berretto dell'elfo sono uguali, l'unica cosa che cambia è il primo giro. Se vogliamo lavorare il berretto di Babbo Natale, nel primo giro del punto elastico cambiamo colore, facciamo una catenella e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire e lavoriamo tutto un giro di mezzi punti alti. Una catenella e partendo dal punto successivo, lavorando in tutto il punto, nascondiamo anche il filo del vecchio colore e lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto. E alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. Se invece vogliamo fare il berretto dell'elfo, questo primo giro lo lavoriamo diversamente. Cambiamo colore, lavoriamo una catenella e in questo caso lavoriamo in questo modo. Nel primo punto un mezzo punto alto, prendendo sempre tutto il punto. Nel prossimo punto lavoriamo un mezzo punto alto, però anziché entrare nel punto, entriamo nella riga precedente del punto che tocca, qui. Portiamo fuori il filo, allunghiamo un po' e lavoriamo un mezzo punto alto
e poi lavoriamo un punto alto nel prossimo punto, ma non nella riga precedente, ma in quella ancora prima. 2 righe sotto, qui. Entro, porto fuori il filo, mi allungo, chiudo 2, chiudo 2. Così. Un mezzo punto alto nella riga precedente e ripetiamo. Un mezzo punto alto nel punto, un mezzo punto alto lavorato però nella riga precedente, ci allunghiamo un po', un punto alto lavorato 2 righe sotto, qui, ci allunghiamo, e un mezzo punto alto nella riga precedente, qui. E questa è la sequenza che ripetiamo per tutto questo giro. Se alla fine del giro non ci troviamo giusti con la sequenza, non importa, lavoriamo il resto dei punti lavorando mezzi punti alti. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, un punto basso nello stesso punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo e un punto alto in rilievo preso davanti nel prossimo punto. Filo sull'uncinetto, anziché entrare nel punto, entriamo da davanti abbracciando il corpo del punto sottostante. Portiamo fuori il filo, chiudo 2, chiudo 2 e ripetiamo un punto basso nel prossimo punto, un punto alto in rilievo preso davanti nel punto successivo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto basso, un punto alto in rilievo preso davanti nel prossimo punto. Attenzione che il punto successivo potrebbe essere un po' nascosto dal punto alto in rilievo. Se il punto alto in rilievo l'ho fatto qui, questo è il punto successivo e qui faccio un punto basso. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Una catenella, un punto basso sopra ogni punto basso e un punto alto in rilievo sopra ogni punto alto in rilievo del giro precedente. Quindi adesso lavoriamo questo giro e un altro uguale a questo. Qualunque sia il cappello che stiamo lavorando, in totale quindi lavoriamo 3 giri di questi in cui lavoriamo un punto basso, un punto alto in rilievo preso davanti. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un ago nascondiamo questo filo sul rovescio del lavoro attraverso i punti. Nel caso facciate un berretto di un colore liscio, potete decorarlo come preferite, ricamarlo, aggiungere stelline, cuoricini, tutto quello che vi piace di più. Oppure potremmo fare questo tipo di decorazione. Questo tipo di decorazione lo possiamo fare con l'uncinetto o con l'ago. Se vogliamo lavorare con l'uncinetto, entriamo nel punto da cui vogliamo partire. Il filo lo mettiamo sotto e lo peschiamo con l'uncinetto e lo portiamo fuori. L'uncinetto rimane fuori, il filo rimane sotto. Entriamo nel punto successivo, con l'uncinetto peschiamo il filo e lo portiamo fuori.
E questa è la lavorazione fatta con l'uncinetto. Se ricamiamo con l'ago, ricamiamo con un ago senza punta. Anche qui entriamo da dietro e il punto lo facciamo rientrando nello stesso punto da cui esce il filo e uscendo nel punto successivo, e il filo va attorno al lago. E andiamo avanti così. Rientriamo dal punto da cui esce il filo, andiamo al successivo e il filo va intorno al lago. Il risultato che otteniamo è esattamente lo stesso. Per fare la spirale, come in questo caso, abbandoniamo la riga di punti e facciamo una forma a piacere. Alla fine, per l'ultimo punto, per chiudere, rientriamo nello stesso punto da cui esce il filo, però non dall'asola ma da dietro, e così concludiamo. Dietro annodiamo e il ricamo è completo. Per il naso facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi. Tiriamo il filo, chiudiamo il cerchio, mettiamo il marker e nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, lavorando nei punti, normalmente prendendo tutto il punto. E lavoriamo 2 punti in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Il giro 3 termina con 18 punti, nel giro 4 lavoriamo questi 18 punti punto su punto. Nel giro 5 lavoriamo un punto e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. Riempiamo il naso con un po' di ovatta e lavoriamo l'ultimo giro, in cui lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane entrando nelle mezze catenelle esterne di tutti i punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. Se vogliamo passiamo ancora tramite qualche punto. Con un pezzo di filo del colore del punto elastico cuciamo il naso al berretto usando il punto indietro. E alla fine facciamo uscire il filo da dove esce il filo iniziale.
Annodiamo assieme questi fili e nascondiamo il nodo e i fili all'interno del naso. E il berrettino è pronto. Qui in alto possiamo mettere un sonaglio, possiamo mettere un pompon oppure possiamo mettere una pallina amigurumi. Se volete farlo con la pallina amigurumi, vi lascio lo schema qui di lato, la lavorazione è sempre la stessa. Il berrettino lo riempiamo con un po' di ovatta, poca, quella che basta per dare la forma alla testa, a dove dovrebbe esserci la testa del folletto. E semplicemente il berretto lo calziamo sul vasetto per cui l'abbiamo fatto. Possiamo lasciarlo libero così, in modo che si possa togliere quando si vuole, oppure se preferite potete incollare il berretto al coperchio con un giro di colla a caldo. In questo modo quando verrà aperto il vasetto il berretto rimarrà fermo. Io penso che li incollerò. E voi che ne dite? Meglio incollarli o meglio lasciarli liberi? E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo piccolo berrettino, questa idea vi piaccia per fare dei bei pensierini per Natale. Io vi devo dire, a me piacciono tantissimo. Mi piace molto come è venuto quello dell'elfo qui e mi piace molto l'idea di avere tutta una tavolozza su cui sbizzarrire la mia fantasia, su questi invece in tinta unita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Se rifate questi berrettini, mi raccomando, ricordatevi di taggarmi nelle vostre foto, potete farlo in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di aver guardato il tutorial fino alla fine. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!